Siamo pronti, Circle of Life. I Mezzotono sono innanzitutto 5 bravissimi cantanti e 5 eccezionali persone. Sono Daniela Desideri, Tania Pugliese, Buongiorno! Andrea Maurelli, Marco Di Unno. Ho già l'ansia, ve lo dico, perché stiamo facendo una cosa importantissima. La registrazione del nostro terzo disco. E ci sono anch'io, Fabio Lepore. Grazie pure tu. Giuseppe! And blinking, step into the sun. There's more to see than can never be seen. More to do than can never be done. Ciao a tutti, noi siamo i Mezzotono. Basta, andiamo avanti. Il mezzotono in materie musicali è tra gli intervalli più piccoli presenti nell'armonia. Detta così può sembrare quasi un elemento insignificante, ma all'interno dell'armonia musicale il semitono o il mezzotono è un elemento fondamentale. Questo è per me mezzotono, è diventato un elemento fondamentale della mia vita. I Mezzotono sono la parte più importante della mia giornata e della mia settimana. Ed è a loro che dedico ormai la mia vita musicale da ben 18 anni quasi. Il Mezzotono sono un progetto che ho sposato tanti anni fa, ormai sono volati. Mi ricordo che Fabio e Daniela mi chiesero all'inizio, era proprio appena partito il gruppo, mi dissero devi venire a cantare con noi. Ero di ritorno da un'esperienza vocale con un gruppo a Roma ed ho pensato che sarebbe stata una bella idea cercare tra le mie amicizie e tra i miei colleghi cantanti di Bari qualcuno che potesse unirsi all'idea di far nascere proprio qui a Bari un gruppo vocale a cappella. Nel lontano 2004 Fabio entusiasta mi chiamò e mi disse: dobbiamo assolutamente fare un gruppo vocale a cappella. Io, senza pensarci neanche un po', dissi: ci sto, chi chiamiamo? E quindi poi ci sono venuti in mente i nomi delle persone che in quel periodo della nostra vita c'erano più vicine, e quindi vai, nuova avventura, e tutto poi è storia. Siendo bravauto del Mezzotono. Living in America. Benvenuti a bordo, EasyJet è lieta di annunciarvi un piccolo spettacolo musicale da parte del gruppo a cappella italiano in Mezzotono. For you, there might be a brighter star.
In quasi 18 anni di Mezzotono hanno fatto parte del nostro gruppo davvero tanti cantanti. Spesso poi abbiamo dovuto ricorrere ai sostituti per poter coprire tutti gli impegni che erano davvero tanti. Non è facile mantenere ritmi elevati, tante trasferte, comuni obiettivi. Onestamente penso che sia normale in così tanti anni che ci siano stati tanti avvicendamenti. Noi li sentiamo ancora parte del progetto. Alessandro Gnolfo, Gigi Nardiello, Francesca Leone, Maurizio Semeraro, Luciana Zanfino, Marco Giuliani e tanti altri. Be careful who you love, be careful what to do, 'cause the lie becomes the truth. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Il progetto Mezzotono mi ha travolto e stravolto la vita, perché è stato un progetto in grado di realizzare uno dei sogni più grandi per me, quello di viaggiare in giro per il mondo e portare la nostra musica, pur sapendo di poter rientrare a casa nella nostra amata Puglia. Il primo viaggio lo abbiamo fatto nel 2005, ovvero pochi mesi dopo la nascita dei Mezzotono. Avevamo soltanto 3 brani in repertorio, quindi non avevamo mai fatto uno spettacolo dal vivo, e un nostro caro amico Andrea Figallo ci consigliò di partecipare al Vocal Total o Vocal Total a Graz in Austria, che è uno dei festival competitivi a cappella più importanti che ci sono in Europa. Quella edizione del festival hanno partecipato alcuni dei più grandi gruppi vocali esistenti in Europa, e tra questi i Vocal Six, un gruppo svedese meraviglioso che coniugava musica eseguita a cappella in maniera eccellente con tanta ironia, e tra i brani che avevano nel repertorio c'era proprio questa Rit Petite, di cui noi Mezzotono ci siamo innamorati. Hi Fabio. Hello, nice to see you again. Yes. Our last meeting was only in 2005. Yeah. Yesterday. Qualche anno fa i Vocal Six si sono sciolti e hanno dato in eredità questo arrangiamento a noi Mezzotono, che abbiamo deciso di riregistrarlo e di farlo nostro naturalmente. She's so right. She's so right. She wanna say when we saw your performance, we understood what we love to be. That's very nice to hear. That we could inspire you. Yes. Absolutely. She's like honey for a bee. Of course, the humor of the song was different because we used some lyrics not in Italian but in our own dialect to have more connection with the people. I will be the crazy man. Okay. For sure. We sang that so many times, that song. It's one of our best show tunes, so we use that a lot. And it's very good with the audience, the connection. You know, Niklas used to go down in the audience and like he decided to pick a woman in the audience and sing to her directly. She's my girl, you know. Yeah. But sometimes they were like Shy. very bad and awkward. Ehi, sei bellissima. Stop the fact. Ehi, che la mano me sei? A lì la mano d'anguetta. Scusate, perché? E quindi fa un così. Once we had a concert in South Italy, and when I went in the audience pick up the girl, there was the husband near, and he told me I have to come to my wife with my wife on the stage if you want to give a kiss to my wife. It's dangerous. Really dangerous. entertainment. Fabio, la risposta finale è perfetta. Quale? Questa è l'ultima che hai detto? Vado La via, teniamo. Sì, perché l'hai detto benissimo. Va bene. Questo album è speciale perché rappresenta un nuovo inizio, una nuova famiglia, che è la nuova famiglia Mezzotono, nuove prospettive, nuove scelte, nuovi sogni da realizzare, nuovi obiettivi da raggiungere. E tutto ciò che è nuovo, per quanto possa spaventare, alla fine
ti regala tanto entusiasmo. Questo album per me, essendo una new entry, rappresenta appunto la novità, il punto di partenza. I brani di questo album sono molteplici, molto diversi anche tra loro. Ci sono alcuni brani in cui mi ci rivedo molto, tipo Gracias a la vida. Viaggiando tanto abbiamo conosciuto tantissimi artisti e per la pronuncia di Gracias a la vida ci siamo fatti aiutare da un artista meraviglioso che è in Argentina, che si chiama Guillermo Simonini. Meraviglioso lui. Gracias Guillermo. Grazie. Torneremo in Argentina. Torneremo pronto. Questo disco rappresenta veramente un viaggio. Ogni traccia, ogni canzone ha uno stile musicale diverso e quindi delle sonorità diverse che riportano ad un territorio, ad una nazione in particolare. La nascita dei Mezzotono coincide con l'idea di viaggiare. Abbiamo fatto concerti in quasi 60 nazioni, in 5 continenti. Singapore, Pechino, Dubai, sono stati in Argentina. Credo che i Mezzotono siano l'unico gruppo europeo e non ho idea se nel mondo ce ne sono altri. Parlo di gruppi vocali a cappella ad aver visitato così tante nazioni in tutto il mondo. Sono arrivato io invece, Bari, Casamassima, Taranto. Sì, tu si proprio non chi de sì, ma chi dai, che c'è no, ma guardo gli stelle pit. Davide CD è un bravissimo cantautore barese che scrive, è un genio che abbiamo conosciuto su internet, poi ci siamo incontrati per caso a mare, è venuta fuori l'idea di una collaborazione e ha scritto il testo in barese di Sing 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 che noi abbiamo riarrangiato e inciso a cappella. Raccontiamo ai vostri fan che questa chicca che sarà presente nel vostro prossimo album è nata grazie prima di tutto a un incontro casuale su una spiaggia per nudisti. No, scherzo. Io ti racconto l'inizio della storia. Eravamo in tournée in Cina, a Guangzhou, solo il centro cittadino, abitano 30 milioni di abitanti, quindi puoi immaginare cosa è la metropolitana all'ora di punta. E noi in questa metropolitana all'ora di punta abbiamo iniziato a cantare, anziché sing sing sing, siv siv siv, perché proprio ci veniva spontaneo. Per chi non è barese, usiv è la sporcizia, esatto. Però a Bari tu sai benissimo che quando uno dice cugie non chi siv non è solo la sporcizia esteriore ma quella interiore, cioè una persona che non è molto, diciamo, brava come persona non si dice cugie non chi siv. In questo caso il gioco di parole si riferisce proprio agli olezzi, ai profumi, che in questo caso non sono d'Oriente, diciamo. Infatti anche le rime di quella canzone, siv siv ma canuscio detersiv, anche che si radioattivo non è mai, diciamo. Infatti tu hai costruito su quel ritornello tutto un brano che, voglio dire, farà la storia, cioè tutta una... Poi c'è anche un senso sociale, in realtà molto nascosto, però io l'ho colto, cioè che tutto il mondo è unito ed è accomunato da Usiv, nel senso che tu puoi andare a Guangzhou o nel 7 o nel 13 sbarrato a Bari. È appunto un brano universale. E che dire, oltre a ringraziarti, stavamo appunto iniziando ad appuntare le prime date del nostro tour all'estero. Ti propongo un tour in St. Alcohol, Santo Spirito. Non a Tower on the Sea? No, Storia a mare. è meglio andiamo a Tower Joints, Torre Canne. Va bene, Davide, grazie. Non è detto che si possa azzerare tutto quello che ci ha fatto male per ricominciare da capo, ma adesso non so più che fare. Gli arrangiamenti di questo progetto sono stati scritti da Fabio Barnaba, un arrangiatore di Taranto, pugliese, e da me. In questo caso stiamo ascoltando uno dei brani che fa parte del disco, che è Non è amore, l'unico inedito che fa parte di questo disco, e l'abbiamo finalizzato qui con il grande
Giuseppe Di Gioia. Possiamo definirlo un funk a cappella e è bello vedere come le singole voci messe insieme riescano effettivamente a riprodurre un brano come se fosse strumentale, a tutti gli effetti funky. Qui abbiamo la sola cassa alla quale si aggiunge il rullante. Poi abbiamo il Charleston, fill e abbiamo i tom. Il basso che sono sempre io, che è sempre Andrea. Alla sezione ritmica si aggiunge poi la sezione armonica, che nel caso dei mezzotono è composta dalle background delle voci. Questo poi è un brano particolare perché c'è un ospite in realtà che duetta con noi ed è Simona Bencini. Simona, ho passato la mia gioventù, che ormai è andata, consumando i tuoi dischi, per cui l'idea adesso, diventato grandicello, di aver condiviso un momento musicale con i Mezzotono e te, per veramente un'emozione straordinaria. Tu questa cosa non l'hai... Posso dire una cosa? Dimmi. È la mia prima volta che canto un brano con un coro a cappella. Wow. Non è detto che si possa parlare. Mancava questa esperienza, io voglio dire, apprezzo tantissimo insomma gli arrangiamenti vocali, sapete quanto io adori le armonizzazioni, i cori, anche nei miei brani, insomma cerco sempre insomma di arricchirli di voci, quindi è stata una bellissima esperienza anche per me. Poi l'abbiamo registrata nel periodo del lockdown. Assolutamente. Sono tutte esperienze belle che almeno per me in quel momento storico mi hanno anche salvato. Esatto. È una cosa importante da dire. Quel periodo così oscuro, una delle poche emozioni forti, grosse, che ci hanno dato ossigeno proprio, una cosa che è assolutamente condivisa da noi 5. Ai che sarà, che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, che accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni. Condividere le voci, il pathos che le voci danno è qualcosa di unico. Farlo senza strumenti musicali è oggettivamente più difficile. Quando uno canta da solista bada a diverse cose, all'intonazione, all'interpretazione, al pathos. Quando lo fai a cappella devi fare attenzione a tante cose, devi condividere non solo la tua esperienza, ma anche proprio l'umanità. Ho sbagliato tante volte ormai. È qualcosa di più difficile, di più stimolante per noi musicisti. Da perfezionista ti dà tantissime soddisfazioni. Cantare a cappella è molto diverso. Il supporto sono le voci che ovviamente si uniscono per fare in modo di fare tutto il loro meglio e il loro possibile per un risultato finale. È sicuramente più emozionante. È una bella sfida, una cosa meravigliosa. Bisogna stare sempre in ascolto e mai dietro e avanti gli altri, sempre accanto. La percepisco un'emozione diversa e quindi anche una soddisfazione differente quando finiamo di fare un concerto o anche quando ci troviamo per fare le prove. C'è proprio tutta un'atmosfera magnifica che mi fa sentire parte integrante di una cosa unica. Che augurio fai a noi Mezzotono? Di spaccare, andare in giro per il mondo con questo disco e con questo brano. Ovviamente io verrò a fare la special guest. Io vi auguro le cose più belle per questo disco. Veramente non vedo l'ora io personalmente di ascoltarlo. We will send you our CD. Yes, we promise. Bye bye. Yeah. Bye bye. Ciao. Grazie Davide. Grazie Davide. Vi amo ragazzi, vi amo. Anche noi, love you. Ciao Davide. Ciao. A presto. Anche se
c'è il mio amor, sai è solo con te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano. E vuoi sapere perché? Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. Son figlio unico, Pasqualino tu, Pasqualino tu, Pasqualino tu, pararara pairappa. Son figlio unico, Pasqualino tu, Pasqualino tu, Pasqualino tu.